Allora, non me ne voglia la nostra amica, brevissima indagine su Metropolis, dove c'è il robot. Tu hai visto il film, Monica? No? No? Ah, quindi ottimo, ottimo. Una svagonata sui maroni, perché è lunghissimo, noiosissimo. Stiamo parlando degli anni 20, stiamo parlando del cinema muto, sì. Stiamo parlando di attori e attrici fortemente truccati, con tutto sempre il viso bianco e gli occhi molto segnati. Stiamo parlando del manifesto di tutto quello che poi è stato grafica e design da quel momento in poi. La donna robot di metallo, acciaio, argento, con alle orecchie le antenne orizzontali, che poi è stata ripresa da artisti, è stata messa nei video, Madonna l'ha utilizzata in un video che adesso non ricordo, è diventata un'icona, Daft Punk. È una delle loro copertine dell'album più celebre, riprende questa. Peccato che nel momento in cui viene presentato il robot, adesso non raccontiamo tutta la storia, c'è questa donna, ovviamente con una specie di armatura nella realtà, e quindi questo robot con il viso da seduta su un trono e dietro una gigantesca stella con la punta in giù. Mm. La stella satanica, quindi disegnata con una penna senza staccare il tratto dal. Questa cosa non è mai praticamente stata rimarcata da nessuno. Metropolis chiama tutti i creatori, nostra amica, non ti preoccupare, aggiungiamo poi tempo. Tutti i creatori eterici, mentali, chiama la donna archetipica del robot, perché è una donna e non un uomo. Dimmi cosa ti arriva. Allora, giustamente tu hai notato la punta in giù, della stella, quindi è il sovvertimento, di, i valori, della natura. La natura femminile, mh, ehm, deve essere rigirata e quindi non più resa naturale, ma resa, artificiale, in modo da poterci disconnettere dalla nostra anima. Quindi questo tipo di, sostituzione, di ribaltamento della stella, ribaltamento, della, natura semplice, vera, autentica. Ok. Ah, abbiamo visto la stella nell'origine dell'uomo, la sessione indagine, con la punta verso l'alto. Quello è l'uomo vitruviano. Esatto. Sarebbe un uomo a testa in giù? È un uomo impiccato, sì. Ok. È un uomo impiccato, in cui, diciamo così, la testa è completamente dominata, da entità oscure, guidata e manipolata da entità oscure, sì. Chi ha creato Metropolis? Non mi interessano i registi. Chi l'ha creato? Chi l'ha voluto? Perché in quel momento? Allora, qua, i creatori sono proprio, degli zoccoli, quindi mi viene assolutamente, il secondo universo, in particolar modo nella figura di Satana. Perché nel 1927? Ehm, Dunque, con la prima guerra mondiale si era già deciso come proprio su carta questo progetto, di graduale, fusione dell'uomo, con il robot, con l'intelligenza artificiale. Daft Punk, sciolti, un duo francese. Chi sono? Legati alla massoneria? Al sistema? Eh sì, massoneria sì, perché immediatamente è venuta la scacchiera bianca e nera, però più uno dei due. L'altro come trascinato mi viene. Quello più grande o quello più giovane? Trascinato? Più Quello più giovane forse. dentro. Più giovane, trascinato forse. Ok. Adesso non va internet, vabbè. Causa esoterica della loro copertina, con un viso di robot. Possibile. Sì, è così.
Loro sono assolutamente delle pedine di questa agenda che noi crediamo, no, essere abbastanza recente. In verità io la vedo proprio già con la prima guerra mondiale e pertanto loro devono rappresentare uno degli intenti principali, che è questa fusione tra il dominato e il dominatore. Il dominatore è artificiale, in modo da limitare la nostra potenza Loro si naturale. presentavano in pubblico e nei concerti con un casco di robot, uno in un modo e uno nell'altro, uno un po' argento e uno un po' d'oro. Questo casco diviso a metà è la copertina dell'album Random Access Memories, che se non capisco male sono accesso ai ricordi in modo casuale. Che ti arriva? Ehm, Mi arrivano tutti tipo i manicomi, gli elettroshock, come esperimenti, diciamo così, di manipolazione mentale, che inizialmente sono stati fatti così, in maniera diretta. Adesso possono essere fatti tranquillamente a distanza, però in ogni caso l'obiettivo è quello di manipolare l'essere umano fisicamente e mentalmente. Ma loro hanno iniziato come ragazzini e avevano questa fissa per i robot, poi sono stati contattati e gli hanno detto: sì, siete nostri, se volete fare successo, o nascono come figli d'arte, figli Sì, di massoni. sì, esatto, la seconda che hai detto, perché mi viene proprio che uno appunto di questi due in realtà è come è stato spinto, penso dal padre, o comunque insomma dal suo ambito familiare, come se già questo adulto avesse preso degli accordi per, in un certo senso, sacrificare il proprio figlio, no? Mhm. Ho praticamente finito con le domande. Quanti posti esistono al mondo con robot pronti? E cosa intendi per robot pronti? Cani poliziotto, che spesso si vedono, umanoidi robot pronti per essere utilizzati al posto di forza pubblica, forza Tut- lavoro. già in essere questa cosa. Mhm. Eh, Ma ci sono magazzini? allora, me li fa vedere soprattutto ad Oriente, in particolar modo, boh, forse verso la eh, cos'è, Corea? Corea, Mhm. Cina, mm? Lì sì. Sì, anche se in fase di perfezionamento. Ultima domanda. Significato, motivo della saga Terminator. Le macchine prendono il sopravvento, gli uomini sono fottuti. È proprio riassumere in una frase 5-6 film, una cosa così. Almeno tre importanti, poi altri sono state un po' delle stupidaggini. Sì, è la vittoria di questi alieni robotici che vorrebbero esattamente ottenere questo, però sfruttando le energie provenienti dalla nostra essenza animica. Ok.